Ho preparato un video, spero lo troviate interessante, perché succede a moltissime persone, anzi a moltissimi vapers, però nessuno lo dice quando succedono certe cose. Io del canto mio, come appassionato di questo fantastico mondo, mi sento in obbligo, ma più per una questione personale che pubblica, di poter condividere anche le cose negative, quindi le cose che non vanno bene. E quindi avremo modo nel video che seguirà tra pochi secondi di capire e di comprendere una situazione negativa che è successa a moltissimi di noi, ma mi sono preso carico di entrare nel dettaglio per farvi vedere cosa effettivamente è successo e perché la maggior parte delle volte non si riesce a dare una risposta a questa situazione. Nel mio piccolo, con piccoli attrezzi di casa, ho distrutto l'oggetto per riuscire a scoprire la causa del problema. Spero che il video lo trovate interessante, se non altro per poter evitare lo sbaglio che ho fatto io. Guardiamolo insieme. Qualcuno potrebbe arrendersi e basta. Qualcuno potrebbe solo arrabbiarsi e qualcuno vorrebbe capire. In questo caso io voglio condividere questa mia esperienza negativa. Certo, in molti hanno scritto nei post ma guarda che sulle meccaniche la batteria andrebbe sempre tolta. È vero, è un consiglio corretto, in ogni box andrebbe tolta la batteria. Ho visto su delle elettroniche cose veramente ben peggiori, proprie esplosioni dovute a falsi contatti del circuito stesso. Non riesco a discriminare tra un prodotto meccanico, semimeccanico o elettronico. Se esiste un problema, esiste su qualsiasi tipologia di box o di tubo che possiamo avere tra le mani. Ma che cosa stai dicendo, Moreno? In questo specifico caso voglio parlarvi della mia esperienza. Avete visto alcune foto ieri nei post che ho pubblicati, non erano un post di accusa o quant'altro verso il modder o verso chi mi ha venduto questa box usata, assolutamente no. E in tanti mi chiedevano ma che box è? Non è dovuto alla tipologia di box, ha avuto dal precedente proprietario fatto delle modifiche in cui ha installato un sistema in lamina argento, però nemmeno quello era il problema, una volta, come potete vedere, completamente distrutta per riuscire ad arrivare alla tazza e all'atomizzatore, per darmi un senso di quello che è successo. Dopo essermi avvalso di pinze a pappagallo, di chiave a grip, di seghetti a ferro per riuscire a smontare tutto, vi faccio vedere un dettaglio di come ne è uscito il mio atomizzatore, che non ha alcuna colpa. Questa è la resistenza, ha subito una leggera deformazione esclusivamente dovuta al tip che si è fuso sopra. Proprio il tip bello grosso fondendosi all'interno del mio atomizzatore mi ha forse salvato, non dico la vita, ma un probabile incendio o piccola esplosione. Questa è la parte esterna della mia campana, ne è uscita anche abbastanza bene. I pezzi di tip sono ancora, vedete, evidenti, attaccati sopra, ma non c'è un particolare segno di surriscaldamento. Questa invece è la campana vera e propria. Qui il danno è stato notevole. Il materiale plastico del tip ha veramente massacrato tutto, anche se devo dire che il metallo ha resistito in maniera egregia. Le piccole scheggette che vedete invece sul bordo sono parti del PA12 della box completamente fusa. Andiamo nella parte inferiore, il deck
Tutti i segni che vedete, queste plastiche, sono parti del corpo della box, quindi è tutto PA12. Ecco il suo interno, si vedono i segni dorati del surriscaldamento. Sono riuscito a togliere sia le viti, il pin, che anche la torretta del mio positivo. Questa invece è la sezione che poi veniva applicata al suo interno, dove ci sono ancora dei peli del cotone. Il cotone non era ancora completamente bruciato, questa è la parte a vista. L'incastro tramite le sfere sono ancora funzionanti. Queste sono le parti del cotone. Come vedete, il cotone non è ancora bruciato, ci sono segni del liquido scuro, ma tutti gli altri segni neri è il tip che si è fuso anche sopra il cotone. Questa è la torretta del positivo e qui il danno è evidente e maggiore. Però nonostante che abbia iniziato a fondersi, perché vedete che ci sono ancora parti del tip fuse nella parte centrale, l'isolatore sottostante, per quanto annerito, ha tenuto benissimo. Qui sarebbe potuto andare in corto l'atomizzatore per il calore, ma è una cosa che non è successa, e questa è una parte fondamentale del surriscaldamento dell'atomizzatore. Per finire con il pin e il suo isolatore ancora bianco candido. Questo vi fa capire, pur parlando di una replica, la qualità dei materiali scelti per questo atomizzatore. Andando a fondo, a un certo punto l'atomizzatore non è andato in corto, gli isolatori, per quanto un po' deformato, almeno quello sotto la torretta, quello invece che isolava il deck, quindi il negativo, dal pin che trasmette il positivo, ancora in perfette condizioni di colore bianco. Il cotone al suo interno non ancora bruciato, grazie al fatto del tip che si è fuso dal calore e è andato a bloccare praticamente tutti i contatti, isolando la resistenza. Questo è stato indubbiamente la cosa che mi ha salvato. Poi andiamo nei dettagli. Se è un corto, un autofire, dovremo avere dei segni di archi voltaici tra contatto della lama del positivo e la parte della tazza dove viene effettuato il contatto. Questo è il punto del contatto della lama. Ci sono dei segni, ma credetemi, tutto è meno che un arco voltaico. Questo è un segno che, se si passa con un panno, viene via, quindi non un corto dovuto al fatto che la lama si sia incollata al nottolino. Già qui iniziamo a scartare alcune problematiche che potevano essere attribuite. Questo è il punto in cui la lama in argento andava a fare il contatto con il pin argentato della tazza. E anche qui, come si può notare, non ci sono segni di archi voltaici, ma viene riprodotto lo stesso alone che ha la lama in argento. Questa è una sezione della tazza del PA12 ancora ben incastrato sul filetto, qua è tutto purtroppo da buttare. La sua parte interna del filetto, vedete, ha dei piccoli segni, ma niente di che. Guardiamola un attimino. Per la parte superiore qui ho dovuto seghettare tutto per andare nel dettaglio, le parti di PA12, e ci sono degli aloni. Il pin della tazza perfettamente argentato, lucido, non ha subito alcun danno. Ma allora, Moreno, il problema dove sta? Il problema purtroppo sta qui. Questa sezione interna della tazza, questa parte gialla va avvitata, ha delle microfratture. La tazza? Quei segni bianchi sono delle microfratture, il difetto sta nella tazza. L'O-ring è ancora in buonissime condizioni perché è sempre stato bagnato dal liquido. Questa sezione qui, presumo sia Ultem, non so il precedente proprietario cosa gli aveva fatto, se ha ecceduto con calore o altro, presenta tutti quei segni bianchi che sono delle microfratture, delle microcrepe, che hanno fatto sì che il liquido in eccesso, quando veniva risucchiato dalla box, in realtà fuoriusciva da questa sezione della tazza, creando automaticamente l'autofire e la distruzione della box e del mio atomizzatore. Risolto l'arcano, spero che i più siano riusciti a capire. Io avevo la necessità di voler capire. Anche questo è
passione nel condividere non solo le cose belle, ma anche le cose brutte. Spero l'abbiate trovato interessante. Per me, indubbiamente sì, capire il perché di certe cose. Pazienza, portiamo pazienza, abbiamo imparato ulteriormente qualcosa di nuovo. Ciao a tutti.